Boh, non saprei. DJI Mavic Mini esiste davvero? Ciao amici di Addicts2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e da metà agosto che non si parla d'altro che del nuovo drone della DJI, il DJI Mavic Mini. Ma esiste davvero oppure no? Beh, ora vi dico tutto quello che sappiamo fino ad oggi. E se ve lo steste chiedendo, no, questo non è il DJI Mavic Mini, ma è il drone militare che le multinazionali ci tengono segreto. E se non sapete di cosa sto parlando, andate a vedervi il mio video nella scheda qui in alto. DJI Mavic Mini, dicevo, perché se ne parla così tanto? Perché ci sono un po' di indizi che ne suggerirebbero l'esistenza, partendo dalla fine, dal termine della produzione del DJI Spark, il piccolino della DJI che ha venduto davvero molto bene, a parte un periodo iniziale di incertezza, ma essendo un drone che poteva essere alleggerito sotto i 300 grammi era davvero molto richiesto, specialmente dai professionisti che non volevano sbattersi troppo tra permessi, patentini e tutto il resto. Un altro indizio circa la sua esistenza è dato dal fatto che recentemente DJI ha ricevuto il permesso di utilizzare una frequenza radio FCC per un suo nuovo drone. E il terzo indizio è che DJI non rilascia un nuovo drone destinato alla fascia consumer commerciale dallo scorso anno, dal DJI Mavic 2. Perché questo? Beh, probabilmente perché DJI aspettava che le nuove normative, leggi europee in ambito droni andassero un po' a delinearsi, cosa che è successa nell'ultimo periodo. E se si tratti o no del DJI Mavic Mini, beh, questo non lo sappiamo. Ci sono tanti rumors, tante voci di corridoio che circolano in rete da agosto. Sono apparse anche delle foto del possibile nuovo DJI Mavic Mini che dovrebbe prendere il posto del DJI Spark, quindi un DJI Spark 2 di cui io vi ho già parlato in tempi non sospetti durante la scorsa estate, con un nome provvisorio che dovrebbe essere appunto DJI Mavic Mini. Ora, queste foto che state vedendo scorrere qui a fianco alla mia testa mi lasciano un po' perplesso. Perché? Perché quello che vedo in queste foto è essenzialmente un drone molto cheap nei materiali, con plastiche molto lucide, sembra quasi di guardare l'Absan Zino in miniatura. Direi che questo non è affatto lo stile a cui DJI ci ha abituato. Nelle foto potete vedere anche delle eliche che si avvitano, quindi molto anacronistiche rispetto a tutti i droni della DJI che ormai hanno eliche che si incastrano perfettamente senza viti. Non c'è nessuna alternanza di materiali in alto, in basso, ai lati. Questo mi porta a pensare o che si tratti di immagini fake o che si tratti ancora di un prototipo. Inoltre DJI ci ha abituato, è una delle poche aziende in grado di sviluppare droni molto originali nel design, quindi mi sembra davvero molto strano che il suo nuovo drone non sia altro che un DJI Mavic Pro rimpicciolito. Poi ragazzi, io non posso saperlo, potrebbe essere davvero così, ma penso che il suo design si discosti un po' da quello che stiamo vedendo ora. Ditemi voi cosa ne pensate, mi raccomando, con un bel commento. Parlando di hardware invece, si vocifera di un sensore ottico che inizialmente ad agosto nei primi rumors era 4K, 60 fps addirittura, ora invece è un 2.7K, 30 fps. Quale sarà la verità? Io penso che lo Spark era un Full HD, questo forse sarà un 2.7K se davvero è un DJI Spark 2. Questo per non andare a fare concorrenza magari al DJI Mavic Air. Si parla di sensori di ostacoli, circa 25 minuti di autonomia di volo, radiocomando dedicato, insomma feature davvero di alto livello per un drone che dovrebbe pesare meno di 250 grammi. Tutto questo per rientrare nelle nuove normative europee che nei confronti dei droni di peso inferiore ai 250 grammi daranno
praticamente carta bianca, saranno utilizzabili praticamente ovunque senza nessuna limitazione, o quasi, ma ne parleremo magari in un prossimo video. Un altro aspetto su cui sono davvero molto titubante, molto perplesso è il prezzo. Si parla di circa $400, quindi 360 euro, che per un drone da 250 grammi, quindi innovativo con queste caratteristiche ed è la DJI che è un po' la Apple dei droni, mi sembra un prezzo davvero esageratamente basso. Lo Spark, se non sbaglio, all'uscita costava 450 euro o tra i 400 e i 500 insomma, e secondo me il nuovo DJI Mavic Mini, se il suo nome sarà davvero questo non lo so, lo ripeto, all'uscita costerà tra i 450 e i 500 euro nella sua versione base, con poi tutti i vari pacchetti per il combo, per nuove batterie, eccetera eccetera. Quindi mi sembra davvero molto improbabile che costi meno di 400 euro, ma se dovesse essere così, beh, tanto meglio per noi e per il nostro portafogli. I rumors dicono che DJI è ormai pronta a presentare il suo nuovo mini drone, parlano addirittura di fine ottobre, inizio novembre. Beh ragazzi, chissà che sia davvero così. Un nuovo drone della DJI manca davvero da troppo tempo. Io spero che esca davvero questo DJI Mavic Mini, che non costi troppo, che abbia delle feature fantastiche, ma essendo più realista, conoscendo DJI, i loro prodotti e i loro prezzi, secondo me, come vi ho già spiegato durante questo video, è molto improbabile che esca un drone super economico. Costerà tra i 450 e i 550 euro, avrà ottime caratteristiche, molto comodo da portare in giro. Non so se sarà davvero quello che abbiamo visto nelle foto poco fa, io spero di no, perché mi sembra di vedere materiali davvero troppo economici per lo stile DJI. Dimenticavo di dire che volerà appunto in FCC, quindi dovrebbe arrivare attorno ai 4-5 km. Bene ragazzi, questo è tutto quello che sappiamo del DJI Mavic Mini. Ora voglio sapere la vostra opinione, cosa ne pensate? Secondo voi il nuovo drone della DJI è davvero quello che abbiamo visto nelle foto poco fa? Oppure no? Parliamone insieme ragazzi qui sotto nei commenti, voglio discuterne insieme a voi. Vi ricordo che in descrizione video trovate il link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, gruppo Facebook Droni Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! E infine amici, se volete supportarci ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Games. Ciao ragazzi!